Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex come sempre e questo è il canale per voi creativi e creative. Lo dico spesso, ma lo dico a ragion veduta, perché vedo anche su Facebook, sui vari social, che comunque chi mi segue riesce a fare determinati lavori, quindi mi piace parecchio. Ma avete visto dalla copertina un qualcosa di così di vintage, chiamiamolo vintage, ma un sempreverde per quello che mi riguarda, perché mi piace tantissimo questo film. Parliamo di Back to the Future o Ritorno al futuro per quelli italiani come noi. Ma cosa dire? Partiamo dall'inizio. Nacqui nel 1900 troppo indietro, Vabbè, dai, vediamo che cosa ho fatto. L'avevate visto già da qualche post sulla community del canale e anche su qualche post di Instagram. Qualcuno avevo dato delle indicazioni, in realtà non era finito, ovviamente era solo in fase di progettazione, insomma lo stavo facendo, e quindi insomma qualcuno ha pensato addirittura delle cose sui Cavalieri dello Zodiaco, perché ha visto le famose colonne che in realtà dalla fotografia sembravano molto più grandi, invece sono molto più piccole, hanno un diametro che è meno di 1 centimetro, tanto per farvi un'idea. E questo è il diorama che è venuto fuori da tutto quel lavoro. Questo diorama ve lo faccio vedere perché in questo diorama, oltre a essere poi inserito nel mio catalogo personale, quindi chi lo vuole può contattarmi, è replicabile, quindi si può fare su richiesta, ma la cosa che mi faceva piacere farvi vedere è le varie tecniche che sono state usate per fare questo. Sono varie, sono tante, e questo è dovuto al fatto che, avendo tanta esperienza, ormai quasi 30 anni, perché faccio modellismo da quando ero piccolino, quindi è tutto un insieme di tecniche. Io lo appoggio qua perché questo è il diorama e ovviamente vi faccio passare delle immagini per farvelo vedere meglio, ma qualcuno mi aveva chiesto la scala. La scala in questo caso non è molto precisa, nel senso che potrebbe andare dall'1 a 100 e dall'1 a 64. Dico 1 a 64 perché ci sono delle varie scale che insieme vanno bene, ma non è detto che della stessa scala vada bene tutto. Quindi per esempio le auto in scala 1,64, qua ci starebbe bene una DeLorean, e la DeLorean che ci sta bene, non a caso, è questa. Questa è una Hot Wheels, quindi una DeLorean di MC12 di Ritorno al futuro, ma della Hot Wheels, che se posizionata nel suo posto, o meglio dove dovrebbe stare, è esattamente perfetta e in scala, mentre tutto il resto è più o meno in scala 1,75 più o meno, giù di lì. La scala delle Hot Wheels è in scala 1,64.
quindi capite bene che c'è una leggera differenza, ci sono delle proporzioni che non sono esatte, ed è per questo che tante volte vi dico: prendete un punto di riferimento, che sia una minifigure, che sia un action figure, che sia una macchina, che sia qualcosa, e andate a costruire il tutto intorno a questo dettaglio, chiamiamolo dettaglio, perché è una cosa molto, molto più facile, soprattutto perché avete visivamente la grandezza delle cose che state facendo, e soprattutto riuscite a fare una cosa che è sicuramente molto più adatta al modello e a quello che state realizzando. In questo caso la Hot Wheels era perfetta per fare questo tipo di diorama. Questo tipo di diorama è fatto in tanti modi, come vi dicevo. Per esempio, il fatto di saper disegnare in 3D è molto comodo, perché da quando ho cominciato a studiare il 3D, a lavorare col 3D e i software vari, mi ha semplificato parecchio la vita in certi casi, e soprattutto per certe lavorazioni. Certo, non si può fare tutto con la stampante 3D e non si può fare tutto col 3D, ma ti dà una grossa mano sotto questo punto di vista. Ad esempio, tutta questa torre dell'orologio è stata completamente disegnata da zero, ovviamente da me, per essere realizzata nella maniera migliore possibile, con i dettagli migliori possibili. E non è stata realizzata in un colpo solo, perché qua ci sono circa, anzi senza il circa, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementi più 4 colonne, siamo a 12, e sono state studiate per essere incastrate. Infatti a ognuno ho dovuto disegnare anche degli incastri per poter essere preciso anche nel montaggio di tutto il resto. Diciamo che ho realizzato una sorta di mini kit di montaggio della torre dell'orologio di Back to the Future. Tutto il resto, ovviamente la colorazione è una colorazione standard, permettetemela, ma con colori acrilici, con varie tecniche, quindi dal dry brush alle sporcature, agli shade, quindi i lavaggi, insomma ci sono tante tecniche, ho usato tanti colori diversi a seconda di quello che dovevo fare, e quindi è venuto fuori questa torre dell'orologio che spero vi piaccia. Per quanto riguarda per esempio le siepi sono fatte sempre in 3D, e questa è una cosa che magari posso consigliarvi. Quando dovete fare qualcosa che comunque è nascosto, in questo caso è nascosto dalle foglioline, quindi io non sono dovuto stare lì a disegnare le foglioline, ma ho disegnato la struttura della siepe, come in questo caso ho disegnato la struttura della siepe. Se riesco vi metto qualche screen così vi faccio vedere come è stata disegnata. Quindi è una cosa molto piatta, quindi che abbia ovviamente la forma della siepe, e poi sono andato ad applicare sopra tutti quelli che sono i prodotti da modellismo che mi permettono di realizzare questo tipo di siepi. Al di sotto gli ho dato un tono di marrone, in questo caso per fare in modo che la parte scura, e se eventualmente le foglie non si fossero attaccate bene, al massimo si sarebbe visto il marrone, come in certi casi, per esempio ve lo faccio vedere da qua un po' più vicino, come in questi casi ho voluto appositamente che qui si vedesse un po' di marrone, per non dare sempre lo stesso colpo d'occhio, per non farlo sembrare troppo freddo e troppo unico. Ci vogliono anche delle sfumature, e anche sopra le siepi sono state date delle sfumature molto leggere, perché dipende anche molto dalla scala, ma sono state date delle sfumature. Con questo diciamo che la parte 3D è più o meno finita. Ho fatto solo qualche altro dettaglio, e ripeto, i dettagli non si possono fare tutti con la stampante 3D, perché alcuni sono troppo piccoli, quindi non si riescono a fare, altri sì, come per esempio le basi e le teste dei lampioni sono fatte con il 3D. Il lampioncino, solo una parte dei cartelli è stata fatta in 3D, poi è stata disegnata, dipinta ovviamente a mano, e tutto il resto. Le panchine, queste qui,
sono state fatte tutte a mano, in questo caso con il Plasticard, quindi c'è anche qui un'altra sorta di materiale che si può mettere insieme, quindi con tante varie tecniche si riescono a fare tante cose. Alcuni mi hanno chiesto come avevo fatto a fare il cartello di Hill Valley. Semplicemente sono andato a pescare dai miei DVD da collezione, perché anch'io colleziono qualcosa, anzi troppo a dire la verità, e con questo Back to the Future ho il cofanetto dei 3 film in DVD in questo caso. Li ho messi sul computer, mi sono andato a cuccare, come si suol dire, le immagini giuste per poter estrapolare il fotogramma, avere l'immagine di quel cartello portata in Photoshop e sbiadita per quello che mi serviva e stampata su fogli transfer. Magari vi lascio sotto il link, se riesco, dei fogli transfer che si possono stampare con le stampanti laser o a inchiostro. In pratica voi disegnate quello che volete disegnare e poi una volta stampato sono trasferibili ad acqua, come le vecchie decal dei kit di modellismo di tanto tempo fa. Ancora adesso esistono, sono un po' migliorate anche a livello qualitativo. Ma questo è tutto quello che più o meno vi posso dire su questo diorama, che spero vi piaccia. Se avete, ero anche un po' indeciso, lo dicevo a qualche amico, se inserire anche il cavo che va dal pennacchio fino ai piloni, insomma ai pilastri, scusatemi, ai lampioni, per simulare appunto quella parte del film. E per i puristi questo è stato tratto dalla torre dell'orologio del 1955, come si vede nel film, a parte l'ora, stessa cosa fatta del cartello, quindi stampato su transfer, e ovviamente fatto a misura, ma le differenze ci sono, anche se magari qualcuno non le nota. Per esempio su questa parte, nella versione normale, quindi nell'epoca di Marty McFly e Doc Brown, ci sono delle scritte, adesso non ricordo bene quale scritta ci sia, ci sono delle scritte, ma quella del 1955 non ha scritto nulla, quindi bisogna studiare anche quello, andare a vedere, documentarsi. Per riprodurre una cosa del genere bisogna documentarsi. In questo caso è un film, ma potrebbe essere una scena di guerra, come fanno in tanti con i soldatini, con le minifigure e tutto il resto. Bisogna essere anche un po' studiosi, andarsi a trovare magari le immagini giuste, trovare dettagli, e la cosa importante sono i dettagli, perché in questo diorama ci sono tanti dettagli, dai cannoni all'erba fatta in un certo modo, agli alberi, che in questo caso sono alberi, diciamo così, professionali, nel senso che sono già fatti in quel caso perché mi servivano così, quindi stare a farli diventava molto più lungo di quello che doveva essere, quindi sono ricorso a materiale professionale da modellismo, e quindi vi lascio sotto magari un link di qualcosa di simile ma che non costi tanto, ecco. Quindi questo è il diorama di Back to the Future, qualcuno me l'aveva chiesto, il video è arrivato, quindi insomma siamo sempre qui alla vostra disposizione, anzi sono sempre qui a vostra disposizione, e se volete iscrivetevi qui al canale, perché ovviamente cliccando poi la campanella vi arrivano tutte le notifiche e potete rimanere aggiornatissimi su quello che si fa su questo canale, su quello che vi porto. E se avete domande sempre su questo diorama potete lasciarle qua sotto. Quindi da Alex e Anime dal Mondo, quella roba lì, è tutto. Ci vediamo al prossimo video e chissà che cosa vi porterò nei prossimi video. Bah, secondo me bisogna iscriversi, così, tanto per. Secondo me è la cosa migliore da fare. Sì. Ciao ragazzi!